Salve a tutti crashari e benvenuti in questo nuovo video. Io, come sempre, sono Daniku94 del Crash Bandicoot Zone. Crash Bandicoot 4 è stato uno dei più grandi platform del 2020 e molto del suo successo è dovuto alla rinascita della creatura perosa degli ultimi anni. Il 2017 ha infatti visto il remake dei 3 giochi di Naughty Dog e nel 2019 è arrivato il remake dell'amato kart racer, Crash Team Racing. È quindi naturale pensare che Crash 4 abbia avuto molto entusiasmo alle spalle. Mentre il gioco si pone come un interquel seguendo le ultime dichiarazioni di Paul Yan alla GDC, l'ultima avventura di Crash ricorre all'idea di dimensioni multiple ed ancora alla possibilità di andare avanti e indietro nel tempo. Gli sviluppatori di Toys for Bob hanno approfittato di questo elemento per includere tonnellate di dettagli nascosti da far scoprire ai giocatori. Molti di questi, molto probabilmente, già li conoscerete. In ogni caso, non fa mai male un piccolo ripasso. Ecco dunque 20 particolari nascosti in Crash Bandicoot 4 It's About Time. La capanna di Crash. Crash Bandicoot 4 inizia come quasi ogni gioco della serie, addentrandosi nella giungla di Insanity Beach. La capanna di Crash ha alcune aggiunte questa volta e ogni angolo è pieno di dettagli nascosti. Le calamite del frigo, per esempio, fanno riferimento a Crunch e c'è un galleggiante da piscina a forma di Spyro nell'acqua. Se i giocatori roteano sul televisore, questo si accenderà e mostrerà la schermata del menu originale di Crash Bandicoot 1, 2, 3, 4 e anche il logo di Wumpa League. La tavola da surf, con il motivo giallo, fa persino riferimento al tatuaggio tribale di Crash in Crash of the Titans e Crash Bandicoot Mind Over Mutant. Crash Pollo. La skin di Crash Pollo, chiamata Mamma Chioccia, è un riferimento ad una concept art di una dipendente di Toys for Bob, Laurie Hay Franks. Nel 2011, quando i fan di Crash erano alla ricerca di qualsiasi informazione per un eventuale ritorno del Bandicoot, l'utente del Crash Zone Darksae trovò il portfolio di quest'artista e, tra i vari modelli 3D e disegni di uno Spyro anziano che conosceva un piccolo Merlino, c'era anche questo Crash mutato con un pollo. Laurie Franks ha lavorato come concept artist e modellatrice 3D per ben 10 anni alla Toys for Bob. Potrebbe essere una coincidenza, ma è molto probabile che l'ispirazione per questa skin provenga da lì. 22 segni. Quando Neo Cortex ed Entropy stavano discutendo la loro prossima idea per fuggire dalla prigione spazio-tempo, Cortex fa un riferimento a quante volte hanno provato a scappare da quella prigione, indicando il numero magico 22. Questo non è soltanto un numero a caso tirato fuori dal nulla, perché il numero è importante per un paio di ragioni diverse. Ci sono stati infatti 22 giochi di Crash precedenti a questo, inclusa la Insane Trilogy, e il terzo capitolo del gioco è uscito nel 1998, 22 anni prima dell'uscita di Crash Bandicoot 4. L'ira di Cortex. Per i fan italiani è difficile capire il riferimento, visto che l'adattamento italiano ha tradotto The Wrath of Cortex in La furia di Cortex, nella boss battle di Crash 4. Subisci la furia di Cortex! Ma Cortex, nella sua prima battaglia boss, dirà appunto a Crash di subire la sua ira, nel doppiaggio originale americano, proprio come nella intro di Crash Bandicoot l'ira di Cortex. Spyro gonfiabile. Poiché è stata Toys for Bob a sviluppare il remake di Spyro the Dragon dal 2018, lo sviluppatore ha chiaramente un'affinità con il personaggio. Non solo il gonfiabile è apparso praticamente non appena il gioco si avvia, ma più avanti, quando Crash sta saltando sui tetti durante una parata, si può trovare un pallone gigante di Spyro che va su e giù dietro gli edifici. Durante la parata ci sono anche i gonfiabili di Pura, che sta guidando un kart, e di Trigger Happy, un personaggio di Skylanders. Twinsanity. Anche qui parliamo di una Lost in Translation in italiano. Una volta che sconfiggi 2 Entropy, sbloccherai il trofeo che in italiano si chiama Doppia Follia, ma che nella versione originale si chiamerà Twinsanity, ovvero il titolo del quinto gioco principale della serie. Poster da ricercato. Anche se potrebbe essere uno dei personaggi che non tutti amano,
Pinstripe è una grande parte dell'eredità di Crash Bandicoot, è personalmente uno dei miei personaggi preferiti. Pinstripe è infatti un boss del gioco originale e non è mai effettivamente apparso in seguito, a parte Crash Team Racing e Crash Boom Bang. Il personaggio non appare nel gioco, ma questo suo poster da ricercato può essere trovato nel livello ispirato a New Orleans, anticonformista. Pinstripe è un gangster armato di mitra, quindi ha senso che sia un criminale ricercato. Gemelli cattivi. Nel livello ambientato dentro l'astronave di Oxide possiamo vedere, prima di una sezione di corsa sui muri, uno schermo con Victor e Moritz, i gemelli cattivi antagonisti principali di Crash Twinsanity. Finto Crash. Finto Crash è il doppelganger di Crash, solo che ha le sopracciglia più folte e denti più grandi. Apparso per la prima volta in Crash Bandicoot 3 Warped, ma ancora prima nel manga di Crash Bandicoot 2, il personaggio è diventato un easter egg in vari livelli di vari giochi, poiché si nascondeva in aree difficili da raggiungere. Vicarious Visions lo ha aggiunto ad alcuni livelli del remake di Insane Trilogy, dove però i giocatori possono trovarlo solo se hanno completato il gioco al 100% o superiore. Anche in Crash 4, Finto Crash può essere trovato nel livello Io, Tu e il Bayou. Scorporilla. All'interno di una stanza presente nel livello di Cortex, ambientato nel suo castello, è possibile notare una lavagna con degli scarabocchi scritti sopra. Tramite data mining possiamo vedere che quegli scarabocchi rappresentano l'ideazione del mutante Scorporilla, uno dei più grandi titani o mutanti che dir si voglia di Clash of the Titans e Mind Over Mutant. L'aereo di Uncharted. Questo dettaglio è mascherato sotto gli occhi di tutti, in quanto non potrebbe essere più chiaro di così riguardo a ciò che succede nel gioco, ma molte persone potrebbero non conoscere le sue origini o a cosa fa riferimento. Crash sta saltando su un carico nel cielo, cercando di raggiungere il dirigibile di Neo Cortex. Questa stessa scena ha luogo in Uncharted 3, l'inganno di Drake. Poiché questo gioco è stato sviluppato da Naughty Dog, che ha creato anche i primi 4 giochi di Crash, questo è chiaramente un omaggio agli sviluppatori storici. Questa scena è talmente iconica che è stata ripresa anche nel film di Uncharted con Tom Holland. Koala Kong nei carrelli. Nel livello Tunnel Tossici potrete vedere nei carrelli l'effigie di Koala Kong, estrapolata dal remake Insane Trilogy. Che quei carrelli siano gli stessi che poi vedremo nella boss battle di Crash 1? Chissà. Baby Cortex. Crash Bandicoot 4 è uno dei giochi più difficili della serie mai progettati, ma fortunatamente in quello che è probabilmente il livello più difficile di Crash 4, il castello di Cortex, i giocatori non devono andare troppo lontano nel livello per trovare uno dei dettagli più interessanti che il gioco ha da offrire. Nel primo corridoio c'è un ritratto incorniciato del malvagio Neo Cortex da bambino, che anche a pochi mesi gioca già con le pozioni. Da notare anche il vestito, molto simile a quello di un clown, in riferimento alla sua infanzia passata in una famiglia di artisti circensi. Nella stessa area si trovano anche i ritratti dei suoi genitori, ma di questo ne parliamo adesso. La madre ed il padre di Cortex. Nel castello di Cortex possiamo vedere, tra i tanti quadri, la madre, Sharon, ed il padre di Cortex, caratterizzati da una M di Mom e da una D di Dad. Abbiamo già visto in passato un dipinto con quelli che sembravano i genitori di Cortex in un titolo secondario, ovvero Mutant Island, ed apparivano differenti. A tal proposito, alla domanda sull'infanzia di Cortex che cambia lievemente da gioco a gioco, dovete sapere che Cortex non andava molto d'accordo con i suoi genitori e anzi potrebbe essere stato proprio lui il fautore della loro dipartita, Nicholas Cole, designer di Crash Bandicoot 4, rispose con una vignetta di Joker che parla del suo passato. Anche a me è successo qualcosa del genere, sai? Io non sono esattamente sicuro di cosa fosse. A volte lo ricordo in un modo, a volte in un altro. Se devo avere un passato, preferisco avere varietà di scelta. Sala dei trofei di Oxide. Oxide è un boss che non è mai stato presente nella trilogia originale e la sua prima apparizione nella serie fu in realtà in Crash Team Racing, dove era l'antagonista principale del gioco, anche superiore a Cortex. Il malvagio alieno appare anche in Crash 4.
e quando Crash viene trasportato sulla sua astronave, un trofeo di Crash Team Racing può essere trovato racchiuso dietro un vetro. Anche i kart più preziosi di Oxide sono esposti sotto il pavimento di vetro. Gli elementali. Nella dimensione Eggipus è possibile trovare, nascosti, degli incavi dei 4 elementari: Rocco, Pyro, Lolo e Wawa, i nemici di Crash Bandicoot l'ira di Cortex. Guitar Hero. Crash 4 è considerato il gioco più difficile della serie, addirittura superiore a Crash Bash, e questo è evidente quando si tratta di affrontare il primo boss, Engine. Il livello funziona in modo simile alla maggior parte dei boss della serie, in quanto i giocatori devono evitare oggetti o laser che vengono lanciati o puntati contro di loro. Ma ciò che potrebbero non notare è come gli anelli verdi e rossi che scorrono lungo il percorso assomiglino molto a gameplay di Guitar Hero. Questo è probabilmente un altro omaggio, dato che il gioco musicale è pubblicato da Activision, lo stesso editore di Crash Bandicoot. Apparizioni di Crunch, Tiny e Megamix. In giro per il gioco possiamo vedere molti volti conosciuti, come Crunch nei livelli flashback, Megamix nel secondo mondo con in mano una chitarra elettrica e, stranamente, un Tiny gladiatore di Crash 3 nei castelli di Cortex, che però sono ambientati prima degli eventi di Crash 1. Non sentite anche voi questa puzza di paradossi temporali? Ripper Roo. Uno dei motivi per cui Crash è superiore a molte serie platform è proprio per il suo cast unico e vario di cattivi, che spaziano da uno scienziato pazzo ad un alieno che corre sui kart o ad un Puturu armato in un abito gessato. Ma uno dei primi boss che Crash abbia mai combattuto è anche un preferito dei fan, ovvero Ripper Roo, un canguro blu con una camicia di forza. Sfortunatamente, Roo non partecipa alle battaglie con i boss e non fa nemmeno parte della storia di Crash 4, ma può essere visto brevemente nel livello anticonformista. Mentre Crash sta sulla rotaia, i giocatori possono vedere Roo che salta su un tetto dietro il Bandicoot. Immagine del fan Koala Kong nella stanza di Oxide. Il 9 dicembre 2018, un utente di Twitter chiamato Koala Kong realizzò delle immagini comparative dei kart di CNK apparsi nel trailer di lancio di CTR Nitro-Fueled. Una di queste immagini è presente nella stanza dei trofei di Oxide, ritagliata e con una grossa X su Crash. Probabilmente chi era addetto alle texture di quella parete avrà cercato su Google qualcosa su Crash Team Racing e, trovando questa immagine, l'ha inserita lì. Bene ragazzi, anche per oggi questo video finisce qui. Conoscevate tutti questi particolari nascosti in Crash 4? All'interno del gioco ce ne sono molti altri, addirittura alcuni non sono ancora stati scoperti, quindi se magari voi ne conoscete qualcuno che non è presente in questa lista, scrivetelo qua sotto nei commenti. Come sempre potete trovare e parlare con me e gli altri utenti del Crash Zone in tutti questi bellissimi link che stanno passando in questo momento in sovraimpressione. Abbiamo il forum ufficiale, il sito contenitore di notizie, un'enciclopedia quotidianamente aggiornata sulla serie, una pagina Facebook, Instagram, Twitter, un canale Telegram. Avete soltanto l'imbarazzo della scelta. Decidete voi quale link prendere ed entrate a far parte del Crash Bandicoot Zone. Io come sempre vi ringrazio per aver visto questo video, statemi bene e come sempre, viva Crash Bandicoot!